Ok Fede, siamo arrivati. Video di oggi siamo a Morbegno. Morbegno è in Valtellina, giusto? Esatto. Quindi siamo in montagna, quindi già si può capire che predatore possiamo andare a pescare in montagna. Siamo sulle rive di un fiume importante, quindi che fiume andiamo a provare oggi, a pescare oggi, a vedere di catturare dei pesci d'Italia, dove? Allora, oggi principalmente proveremo a catturare la marmorata e la trota mediterranea su un fiume abbastanza grande di fondovalle. Quindi andremo a caccia di grandi trote, quindi di salmonidi importanti. Abbiamo parlato di marmorata, quindi sicuramente al vertice dei salmonidi. Ci saranno anche altri salmonidi, sicuramente ibridi o fario. Siamo in un fiume importante, quindi attrezzatura importante, artificiale importante Italia, perché andiamo a caccia di grosse trote e vediamo se questo fiume, che abbiamo detto che siamo sulle rive dell'Adda, ci regala veramente questi pesci importanti. Allora Federico, speriamo due cose agli amici che vengono, che magari vogliono venire a fare una giornata in pesca. Intanto siamo sull'Adda, ricordiamo sul fiume Adda, tu sei una guida di pesca, quindi una guida di pesca che accompagni chiunque voglia venire a pescare qua. Due cose su come funziona per poter venire a pescare qua. Il fiume Adda, insieme a tutti i suoi torrenti e laghi alpini, è gestito meticolosamente da Unione Pesca Sondrio. Per acquistare i permessi si possono acquistare su tutti i punti vendita in Valtellina, compreso l'applicazione di Hooking, dove troverete tutto, diciamo, dettagliatamente scritto sul sito. Oggi andremo in una zona speciale chiamata zona C, dove si può pescare a mosca, tenkara e spinning. Quindi c'è l'app, ci sono i permessi locali in tutti i locali della zona, e quindi abbastanza semplice. Poi ci sono le guide che, contattando l'Unione Pesca di Sondrio, magari vi affidano una guida che conosce bene il territorio. Ora però andiamo a pesca. Oh, questo sì che è un fiume. Durante i vari video che abbiamo fatto ci avete sempre richiesto di andare anche in grandi fiumi, e questa volta direi che siamo in un grande fiume, quindi un fiume con un bel percorso, un bel cammino, come potete vedere tanta acqua, e quindi un buon presupposto per questi predatori d'Italia, che sicuramente questa è la tipologia di acque che popolano. Il fiume grande, sono poco abituato a pescare in questi fiumi così grandi, quindi due consigli di dove, a tuo avviso, visto che porta gente a pescare in questi tratti, cacciano queste grosse trote. Allora, principalmente queste grosse trote si mettono o sugli scalini, ovvero quella zona lì, oppure dove si vede quel giro d'acqua lì davanti. Esatto, perfetto. Esattamente. Sì? Oppure in acqua più bassa, siccome adesso c'è il disgelo, si alza leggermente la temperatura. Quindi un po' più calda l'acqua, certo. Esatto, quindi si mettono a fine lama. Ok, bene. Quindi direi che cominciamo, uno di qua e uno di là. Esatto. Oggi siamo stati anche fortunati perché l'acqua è abbastanza chiara, siccome a monte abbiamo uno sbarramento di Enel, che ogni tot, quando turbinano, rilasciano dell'acqua che va poi a sporcare a valle il fiume. E l'attività del pesce si ferma quando quest'acqua è sporca o continua? Allora, continua, anzi a volte aumenta all'apertura della diga. Anche perché aiuta un po' il pescatore, sicuramente. Esatto. Primo perché è velata, secondo perché magari porta giù un po' di nutrimento. Esatto. Poi c'è col sassone, adesso da giù lì punti il sassone, il sassone ci lancia 1 metro davanti al sassone. Allora, Federico, che naturalmente conosce questo territorio, ha detto di lanciare con riferimento a quel grosso sasso che c'è fronte a me, perché ha visto una cacciata e un movimento di qualche pesce. Quindi vediamo se questo pesce è in attività oppure no, perché può esserci ma non essere in attività, o magari stiamo sbagliando l'esca. Quindi entrambi in questo momento stiamo pescando con un ondulante.
eventualmente tra un po' forse un minno. Ti do un consiglio, lascialo scendere un attimo. Spesso in questo posto mangiano anche in caduta. Vengono attratte dalla caduta dell'artificiale. Un consiglio che ci ha dato Federico è di lanciare e lasciare ruzzolare giù un po' l'ondulante, perché cacciano in caduta, probabilmente sono lì in caccia, quindi qualcosa che tocca l'acqua lo porta a stimolarlo, e quindi di lasciarlo ruzzolare giù con la corrente. E poi inizia, ecco, pesce! Che madonna! Che pesce! Il consiglio di Fede naturalmente era, ho avuto la sensazione di aver preso un autobus. Ricordo che stiamo pescando con l'amo senza ardiglione, quindi questo può non essere. Sì, tieni la canna bassa. Il pesce è sicuramente bellissimo in Italia, dà delle musate importanti. Ora Fede, da buona guida, lo utilizziamo come guadinatore. La canna è la nuova fatto che si comporta in... Madonna che pesce! Che pesce, che pesce! Con calma gli facciamo prendere un po' d'aria. Mamma mia, quanto tira! Dai, basta, prendi un po' d'aria, prendi un po' d'aria. Ok. Wow. Ci siamo. Mo vai, che pesce! Bravo Marco. Che pesce! Questa è una trota mediterranea, stupenda direi. Fede, ci descrivi velocemente, prima di rilasciare naturalmente, due informazioni su questa trota. Intanto mi hai detto che è una fario mediterranea, bellissima, quindi di una taglia importante, con una livrea spettacolare. Due particolari che tu noti all'occhio tuo. Allora, io volevo provare a spiegare il fatto di come farla riconoscere se è maschio o femmina. Certo. Chiudendo la bocca notiamo che il labbro, tracciando una linea immaginaria verso l'occhio, supera la destra. Ok. E quindi capiamo che questo è un esemplare maschio. Maschio, ok. Quindi un bellissimo maschio. Bellissimo Bene. maschio. Pesce da un bel 57, 58 Sì, centimetri. avrei detto 55, dai. Esatto. Dai 55 ai 60 centimetri. Esatto. Direi un bel pesce. Ci mettiamo un attimo a sedere perché dobbiamo scaricare l'adrenalina. Primo pesce d'Italia, mostruoso, quindi come tu ci hai descritto, di farlo cadere nell'acqua e farlo ruzzolare giù con la corrente è stata la mossa vincente, perché appena lanciato, ha toccato l'acqua, che probabilmente ha portato il predatore a venire a vedere l'esca, lo ha ruzzolato, quindi la corrente l'ha mosso sul fondo, al primo gercata data sull'ondulante la trota l'ha presa in bocca, quindi abbiamo fatto questo bellissimo combattimento con questo bellissimo maschio, come tu ci hai descritto. Un'esca semplice perché abbiamo utilizzato un ondulante. L'ondulante e il rotante sono le esche più usate nella pesca alla trota. Nel caso nostro abbiamo usato i nuovi Niji Spoon. Io ho montato un 7 grammi, tu avevi una taglia superiore, quindi il 10 grammi, con una modifica. Quindi facciamo una modifica, da anni ormai peschiamo con amo senza ardiglioni, ma li modifichiamo con un assist. Quindi in questo caso abbiamo utilizzato l'assist nativo, è un piccolo cavettino di Dacron con uno split ring e un amo singolo. Viene attaccato al posto dell'ancoretta, come possiamo vedere, e aiuta nei combattimenti. Come abbiamo notato, quando la trota la portiamo vicino alla riva tende a fare questo 8, quindi è una manovra che lei sa molto bene, gli permette di slamarsi. Il fatto di non avere la rigidità dell'amo o la rigidità dell'ancoretta, ma di avere un cavetto morbido in Dacron, segue queste sfuriate della trota e quindi ci evita di slamarla. L'amo è un amo PowerPoint, quindi molto robusto, senza ardiglione, che basta mantenere la canna sempre in tensione, si evita di slamarla, anche se ogni tanto purtroppo nei combattimenti con l'amo senza ardiglioni ci sta di perdere. Ribadiamo alcuni concetti che prima avevi detto, quindi le strike zone, quindi i punti buoni dove far cadere la nostra esca in queste grandi piani, quali sono? Allora, esattamente, il fiume, diciamo, come dici bene tu, più grande, spesso dà quella sensazione di essere dispersivo, di non avere punti di riferimento e quindi entra in gioco un po' l'osservazione del fiume.
ovvero riuscire a scandagliare i punti migliori del seguente spot. In questo caso abbiamo pescato a fine lama, cioè a fine piana, appunto perché siamo inizio stagione, c'è un lieve disgelo, quindi a fine piana c'è la possibilità che l'acqua si scaldi di quel mezzo grado, un grado necessaria per il predatore per poter cacciare. Certo, perché a sua volta porta il foraggio, a sua volta stimola il predatore a attaccarlo. Le nuove situazioni che invece andremo a affrontare come sono? Allora, nuova situazione sarà acqua più di movimento, È più veloce, quindi? Esatto, con un po' più di corrente, e quindi cercheremo di andare a utilizzare magari un rotante pesante per riuscire a scandagliare maggiormente un fondo al posto che sabbioso molto più sassoso. Ok, quindi utilizzare un'esca sempre pesante, un rotante perché fa un sacco di vibrazioni, Esatto. un sacco di bagliori, e in un movimento d'acqua più veloce, quindi sicuramente pesce che poi entrerà in attività, magari cacciando su, vedremo che cosa, perché magari possiamo anche avere la fortuna di vederli cacciare in superficie. Ci facevi un aneddoto, adesso ad esempio ci sono questi piumini che cadono nell'acqua, e questi piumini che cadono nell'acqua gli fanno sembrare le trote un maggiolino, giusto? Loro vengono a vederlo, poi non è il maggiolino e quindi ritornano indietro. Magari ci capiterà di vedere anche queste situazioni. Alla! Che bollata! Dobbiamo stare attento al ramo in acqua. Sì, c'è anche una pianta in acqua, speriamo che non ci vada in mezzo. Addirittura a colpo d'occhio, Fede, a una girata sembra più grossa ancora dell'altra. Questa volta mi tocca fargli da guidinatore. Che pesci! Sì, probabilmente la zona di caccia, proprio come ci diceva Fede, è quella zona lì di basso fondale. Guardate anche questo che pesce che è. Bellissimo. Bellissimo. Oh! Wow! Guardate quell'otto che parlavamo prima. Ah, guadino. Bellissimo pesce. Bellissimo. Che pesci, che Strano pesci, mediterraneo che pesci. lacustre. Mediterranea lacustre. Esatto, come vedete sono scomparsi i puntini rossi, giusto? Esatto. Ninja Spoon di 10 grammi, in questo caso sempre montato con l'assist native. Pesce anche questo, Fede, direi spettacolare. Vai! Ci siamo messi in una zona all'ombra in modo che la nostra posizione non venga proiettata nell'acqua, per evitare che i pesci ci vedano. Anche se siamo in un fiume abbastanza grande, però molte volte inseguono e l'attacco finale l'abbiamo sotto la cima della canna. Quindi cerchiamo di rimanere un po' protetti, a parte che c'è talmente tanta vegetazione anche sull'acqua, quindi che ci fa da scudo. Una caratteristica importante di queste canne è che, come vedete, il Ninja Spoon ha una forma abbastanza compatta, e quindi che sia di 7 grammi o di 10 grammi. Quindi permette con queste canne un po' più lunghe rispetto al solito, quindi quello del torrente, quindi carica l'artificiale, e ci permette di arrivare direttamente all'altra sponda. In bobina abbiamo del tracciato X8, abbiamo cambiato zona, siamo venuti un po' più a valle, tra l'altro un tratto di fiume bellissimo, quindi corre molto di più l'acqua, come diceva Federico prima. Laggiù si divide addirittura in 2 rami con un piccolo isolotto, con tutto un giro d'acqua molto molto bello, e soprattutto tant'acqua, perché c'è veramente tant'acqua. Quindi Federico ci ha consigliato di fare un giro nella zona sotto i piedi, dove fa praticamente un ritorno d'acqua indietro, quindi è sicuramente una zona dove questi grossi pesci cacciano. Vediamo se c'è qualche altra grossa trota in caccia. Oh! Oh! Mamma mia! È inchiodata nel fondo, non si muove. Bellissimo pescione, non so cosa sia, attaccato su un mino al secondo lancio in questo correntone ci ha dato. E in mezzo a questo turbidio d'acqua si è piantato sul fondo. Mamma mia, sentate che musate, che musate! Oh! Porco cane! Amo singolo senza ardiglione, in questa musata, quando ha fatto il giro con l'otto, si è slamata. Trote grosse, abbiamo portato le nuove Phatos, ma le versioni più potenti di casting. Nel mio caso la 24 grammi, nel caso di Federico la 28 grammi, quindi canne proprio nate per questo fiume.
Io ho preso la lunghezza 7 piedi e 6, Federico 8 piedi, quindi canne abbastanza lunghe che ci permettono anche di aiutarci nella distanza di lancio per arrivare dall'altra parte del fiume, quindi per mettere subito l'artificiale in corrente. Calcio lungo in sughero, molto lungo, che ci permette di fare una bella leva, placca portamulinello in radica, anelli con profilo K per evitare l'ingrovigliamento del filo. Il nuovo spigò che abbiamo rubato agli amici del Surcasting, CX Joint, quindi che permette una curatura omogenea della canna, CX Nano Carbon, la qualità del carbonio, una canna molto performante per i combattimenti con questi pesci che vi garantisco che tra la loro forza e la corrente sono veramente impegnativi. Nel mio caso ho messo un mulinello Explorer CX, corpo rotore in carbonio, 7+1 i cuscinetti, 5 rapporto recupero. Mulinello che questi combattimenti e con questa frizione con cui ho dotato questo mulinello ci permette di portare quasi sicuramente il pesce guadino. Che pesce mostruoso, ha mangiato a fine, ma ciao, ciao, guardate come si mette in corrente. Vieni piano. È più quello che mi prende di quello, ha mangiato, attaccato il mino alla fine. È proprio di stazza questa, è grassa. Guardate che pancia che ha. Mettiamo nel guadino. Vai. Eccola qua. Ma che posto è, Fede, questo qua? Che pesci ci sono? Mamma mia! Guardate come è attaccato il mino, ma guardate la taglia di questo pesce. Wow! Altro pesce a cavallo dei 60 cm c'è tutto. Allora, facciamo il punto a situazione a questo momento. 2 pesci di super taglia guadino, uno slamato, una trotella, io potrei già essere anche a posto, mi metto a sedere all'ombra e aspetto Federico che mi ha detto che fa la marmorata da 70. Che pescione, Federico, speriamo che sia la marmorata da 70. La canna la vedo bella piegata. Vengo a prenderti il guadino. Guardate come mette. Ho paura che non sia la marmorata. Hai paura che non sia la marmorata? No, non è la marmorata, troppo chiara, però è un maiale. Che pesce. È una fario. Che bella. Questa è una bella fario, Dove sei? Questa qui è una bella fario. Mamma mia, non ci sta mica il guadino, Fede. Questa è una super fario. Non era la marmorata 70, ma è una fario da 70. Guardate che spettacolo che crea qua, sembra una sorta di madreperla, la colorazione che c'ha sotto l'occhio questa trota fario. Bellissima, di livrea, pinnata bellissima, il muso sicuramente rovinato sotto dove becca, torna in sassi adesso andare a cercare qualche crostaceo o qualche mollusco. Questa, come diceva Federico, probabilmente è una trota di quelle vecchie che qua si è creata il suo spazio e domina in queste piane qua assieme agli altri trotoni che ci sono. Allora, il nostro obiettivo, Fede, è la marmorata, ma con questi pesci direi che abbiamo già raggiunto un'ottima taglia, ottimi pesci. Continuiamo ad insidiare la marmorata, che era l'obiettivo della giornata di oggi, ma con questi pesci qua direi che è uno spettacolo. Guardate la bellezza di questo pesce. Che ora le lasciamo. Bravo Marco. Wow. Eccola! Un'iridea gigante. Bella! Ha un tiraggio spaventoso perché è un'iridea di lago questa. È una di quelle che risalgono dal lago, sono tipo stilead. Pesce bellissimo, vediamo se riusciamo a portarlo a guadino. Ok, ci siamo. Un altro bellissimo pesce, una trota iridea. Questi pesci, anche se considerati alloctoni, risalgono il Lario, ovvero il lago di Como, il nostro fiume, come delle vere e proprie migratrici. Allora, Federico, abbiamo portato in pesca le nuove Phatos
nelle 2 grammature più potenti. Perché? Perché avevamo questi pesci molto grossi, quindi avevamo la corrente, perché è un fiume con una bella portata d'acqua, soprattutto in questo periodo di stagione, e quindi dobbiamo vincere i combattimenti del pesce e la resistenza che la corrente mette nel pesce, che naturalmente cerca di liberarsi. Io direi che io personalmente mi sono trovato molto bene, soprattutto molto bene per la schiena che hanno queste canne, che nel momento che devi fermare il pesce e cercare di portarlo a guadino, naturalmente aiutando con la frizione, rispondono molto bene. Quindi la vetta accudisce quello che sono le testate, le codate del pesce, e la schiena ci permette di saltare la riva. La tua impressione, visto che sei un pescatore esperto in queste acque, come ti sei trovato anche tu, che addirittura avevi la grammatura più potente, quindi quella con 28 grammi di casting massimo. Mi sono trovato veramente benissimo, appunto per quella schiena che risponde subito appena il pesce entra in corrente. Certo. E anche molto bene sull'impugnatura. Ok, quindi molto comodo al tatto, anche sì, perché i pesci di oggi erano fermi sul fondo, quindi le mangiate le avevamo sul fondo e dopo dovevamo portarle via, quindi c'è un po' di profondità dell'acqua, la resistenza alla corrente e i pesci combattivi, perché sono pesci che tiravano come dei treni, quindi pesci veramente importanti. Quindi direi esame superato per le nuove Fatos con grosse trote, e quindi continuiamo a pescare, perché adesso porteremo il pescione. Mamma mia, mamma mia! Andiamo in un posto più sicuro. Questa è mostruosa. Piano, è inchiodata, ondulante, piano, lento sul fondo. Piano. Ah, non viene. Vieni, no, vieni con calma. Non viene. Guarda che pesce. Vieni. Non viene, Fede. Vieni con calma, vai tranquillo. Piano, giù. Che pesce. Okay. Mamma mia. Allora, visto che qui da un po' 65, 70, 80 non ci capiamo più niente, questa è veramente grossa e soprattutto grassa. Quindi proviamo a dargli una misurata tanto per capire che taglia sono questi pesci. Quasi 65 cm di pesce. Che mostro, ma soprattutto la bellezza di questo pesce è la taglia. Con questo pesce direi che dalla Valtellina possiamo salutare i nostri amici e vi invito a venire a trascorrere la giornata in questi bellissimi territori, in questo bellissimo fiume. I mostri della Valtellina, più che a caccia di grosse trote potremmo chiamarlo i mostri della Valtellina. Bravo Marco.